Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Le ultime in casa Inter, il solito recap giornaliero per riepilogare e confrontarci su tutto ciò che succede intorno alla nostra Inter, e vi anticipo già che domani con ogni probabilità il video non sarà in mattinata ma arriverà nel tardi pomeriggio. Non perderemo però comunque occasione per confrontarci. Temi di giornata sono principalmente i rinnovi, quello di Mkhitaryan, quello di De Vrij, il rinnovo di Chivu, le prospettive di mercato con un interesse su Bastoni, quindi non è completamente esclusa la possibilità che Alessandro Bastoni parta, e poi c'è stato un ennesimo attacco di Saviano contro l'Inter che andremo appunto a vedere e commentare insieme. Iniziamo subito dalle notizie di giornata, partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente io vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione per supportare con 2 semplicissimi click. Iniziamo proprio dalla notizia che riguarda Mkhitaryan e leggiamo sulla Gazzetta: Mkhitaryan prolunga, resta per un anno con ingaggio ridotto, sarà un utile chioccia per i più giovani, presto è atteso anche il sì di De Vrij come quinto centrale. Sullo stesso tema si esprime anche il Corriere dello Sport, leggiamo: Mkhitaryan e l'Under nerazzurro, accordo già esistente, presto le parti si troveranno per ratificare la sua esperienza al servizio di Chivu, ancora un anno prima di lasciare il calcio, l'armeno orientato al sì. Poi ci sono altre notizie, partiamo però col commento sul rinnovo di Mkhitaryan. È un rinnovo che io, come ho detto più volte, non mi trova tanto d'accordo, al di là dell'affetto per il calciatore, perché poi l'armeno ha dato davvero tantissimo ai nostri colori, in questi anni si è speso per la causa, è stato quasi sempre un centrocampista fondamentale, però penso anche che questo sia il momento di voltare pagina. Viene detto Mkhitaryan può essere utile per l'esperienza che porta per i più giovani, come settimo centrocampista, come anche per 15-20 minuti. Però mi sembra tanto quella situazione in cui ogni volta che si deve cambiare e si deve voltare pagina si ha sempre quel timore di fare quel passo, e quindi non tocchiamo magari l'esperienza di Mkhitaryan perché poi va sostituito e c'è il rischio magari che non venga sostituito bene. C'è sempre si fa sempre un po' di fatica a fare non dico neanche una rivoluzione, però quasi viene più da dire un aggiornamento un po' della rosa, se passatemi il termine, e quindi ci ritroviamo ancora con Mkhitaryan a 37 anni che farà parte della nostra rosa. Ripeto, non è tanto per il calciatore quanto perché anche quest'anno ha dimostrato che la carta d'identità pesa. Non guardiamo solo le prestazioni degli ultimi mesi, ma nel complesso dell'intera stagione. Mkhitaryan non è un calciatore che ha brillato per tutto l'anno o quasi, ha fatto un buon finale di stagione. E anche quando viene detto sarà da chioccia per i più giovani, servirà l'esperienza di Mkhitaryan, ma i più giovani possono tranquillamente avere beneficio dall'esperienza di Çalhanoğlu, di Barella, di Zielinski. Non è importante avere 37-38 anni per fare da chioccia ai più giovani, per aiutare con l'esperienza, perché anche un Çalhanoğlu, anche un Barella ha tanta esperienza, non ha 37 anni ma ha tanta esperienza per aiutare i più giovani. Quindi è un rinnovo che a me lascia leggermente perplesso, anche perché poi mi viene da pensare: negli ultimi giorni abbiamo letto di un Inter che potrebbe provare il doppio colpo, Koné e Jones, però al momento l'Inter ha già in squadra Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Sušić, Mkhitaryan, ovviamente calcolo la partenza di Frattesi, c'è poi il ritorno di Aleksandar Stanković, Koné, Jones. È chiaro che non arriveranno tutti, forse ne arriverà addirittura secondo me solo uno o al massimo 2, però già se arrivano 2, Mkhitaryan è il settimo centrocampista, come sarà utilizzato? Toglie spazio a Sušić, a Stanković, e allora lì secondo me diventa deleterio il rinnovo di Mkhitaryan. Oppure rimane lì in panchina solo eventualmente se dovesse servire, e a quel punto però mi viene da dire che il rinnovo non sarebbe dannoso ma non è neanche poi così utile. Quindi ripeto, è un rinnovo che non dico che sono dispiaciuto dalla permanenza del calciatore per quello che ha dato all'Inter, però è un rinnovo che non mi trova molto d'accordo. E c'è la possibilità, come abbiamo letto, che in questi giorni si affondi il colpo anche per il rinnovo di De Vrij, che resterebbe come quinto difensore. In realtà anche su De Vrij non faccio salti di gioia per il rinnovo, perché quest'anno è stato un calciatore dietro nelle gerarchie. Abbiamo visto che Chivu gli preferiva, oltre al titolare Akanji,
anche Acerbi come prima riserva e solo dopo arrivava De Vrij, tanto è vero che in campionato ha fatto 10 presenze, di cui solo 7 da titolare, e quindi ecco, significherebbe comunque fargli scalare in un certo senso le gerarchie, però su De Vrij è un discorso leggermente diverso, perché quantomeno dal punto di vista tecnico è un calciatore ancora estremamente valido, lo ha dimostrato anche quest'anno, e lì ecco per esempio la conferma di De Vrij potrebbe dare la possibilità di acquistare un difensore in meno e di rottare l'investimento altrove, cosa che secondo me non può essere fatta a centrocampo, perché io penso che non si possa fare cieco affidamento su Mkhitaryan, però ripeto è un mio punto di vista, sono più del parere che ad un certo punto bisogna voltare pagina e guardare il futuro. Andiamo avanti anche con gli altri temi di giornata sui quotidiani di oggi. Appunto c'è la Gazzetta dello Sport che poi parla di Christian Chivu. Si legge: Chivu firma per il bis, dal rinnovo a un altro scudetto, con lui l'Inter vuole dominare. A giorni l'annuncio dell'accordo fino al 2028, il tecnico punta a vincere per 2 anni di fila, dal 2020 in Italia non ci è riuscito nessuno. E sul rinnovo di Christian Chivu ecco c'è anche il titolo della Gazzetta del Corriere dello Sport e leggiamo: Inter Chivu la fusione, trovato l'accordo, rinnova al 2028 con l'opzione 2029. Il doblete al debutto è solo l'inizio di un grande ciclo, entro la prossima settimana arriverà il rinnovo, ovviamente viene proseguito l'articolo sulla pagina successiva, però insomma è quello il succo dell'articolo, quindi non c'è nessun dubbio sul rinnovo di Christian Chivu. Stipendio che passerà dai 2,5 milioni netti all'anno attuali a circa 4 milioni bonus compresi, quindi dovrebbe essere 3 milioni la parte netta più i bonus. E la novità è la lunghezza del contratto, perché sarà fino al 2028, ma c'è l'opzione in favore dell'Inter di un ulteriore anno. Ovviamente su quell'opzione peseranno tanto i risultati. L'obiettivo, come abbiamo letto sulla Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di riconfermarsi quantomeno in Italia, e lì ecco, significa comunque fare un qualcosa che in Italia non succede dal 2020, quindi da quando è finita la serie dei 9 scudetti della Juventus nessuno si è confermato campione per 2 anni. E poi ovviamente c'è la campagna europea, si punta a fare meglio rispetto a quest'anno, come abbiamo detto più volte c'è quel puntino nero su una stagione pressoché perfetta dell'eliminazione col Bodo Glimt. Il prossimo anno non dico che l'Inter deve vincere o deve arrivare in semifinale, però insomma già i quarti di finale possono essere alla portata, a meno che non arrivi una corazzata agli ottavi. E viene specificato che Chivu avrà comunque un'incidenza sulle scelte di mercato, quindi e questo per me è il primo punto, ecco, è la base, perché l'allenatore deve incidere quantomeno sulle caratteristiche. Poi è chiaro, ovviamente non tutti gli obiettivi possono essere acquistati, però sulle caratteristiche deve incidere, quindi se Chivu chiede un centrocampista fisico non arriva con arriva un altro centrocampista fisico, però devono arrivare quelle caratteristiche. Già per esempio le premesse con e Jones che sembrano alternativi, insomma già quella è un qualcosa che non funziona perfettamente, nel senso che a me Curtis Jones piace come calciatore e sarei contento del suo arrivo, però bisogna stabilire quali sono le caratteristiche che si cercano, perché Koné e Jones hanno 2 caratteristiche molto diverse, hanno delle caratteristiche quasi opposte, verrebbe da dire. Uno è più fisico e di interdizione, l'altro più tecnico e di inserimento, quindi ecco, bisogna capire prima cosa si vuole dare alla rosa dell'Inter e poi andare a cercare quel profilo adatto. Che poi, ecco, leggiamo comunque per Chivu c'è la priorità Palestra, quindi viene quasi da pensare che l'Inter proverà ad affondare prima per Palestra e poi per il centrocampista, almeno da quanto si legge negli ultimi giorni, e da capire ovviamente in quel caso, come dicevamo anche ieri, quale sarà l'apertura dell'Atalanta, che probabilmente cercherà un'asta, che cercherà di valorizzarlo al massimo e che forse potrebbe anche valutarlo più dei 40 milioni. Ovviamente questo è tutto da vedere poi. Proseguiamo anche con quelli che sono ecco, le altre notizie. In realtà qui di lato troviamo anche l'agenda nerazzurra che vedrà il ritiro il 15 luglio, poi dal 16 al 26 in Germania, il 26 luglio la prima amichevole contro il Karlsruhe, quindi in Germania, poi la partenza appunto per Hong Kong con le altre amichevoli programmate. Proseguiamo come detto con l'articolo anche di Tutto Sport e occhio arriviamo a Bastoni. Leggiamo: adesso è Mourinho a mettere Bastoni tra le ruote all'Inter. Dopo che si è defilato il Barcellona, l'insidia per i nerazzurri arriva dal Real, prima però vanno attese le elezioni presidenziali a Madrid. Con Florentino al comando e quindi il portoghese in panchina, via all'assalto.
C'è questa cosa da sottolineare. Ecco, Mourinho avrebbe identificato le mancanze della rosa nel Real in 2 difensori centrali, 2 terzini, 2 centrocampisti, però il punto è che tra un difensore centrale vorrebbe Bastoni. I 70 milioni non sarebbero forse un grossissimo problema per il Real, che ha una condizione economica diversa rispetto al Barcellona. Il punto è che Mourinho non è neanche sicuro di essere il prossimo allenatore del Real Madrid, perché il 7 giugno ci saranno le elezioni. Florentino Perez spinge per lo Special One in panchina, c'è invece Enrique Riquelme, l'altro candidato alla presidenza del Real Madrid, che ha idee diverse, quindi nel caso in cui il 7 giugno dovesse vincere l'altro candidato, ecco che Mourinho non sarebbe sulla panchina del Real Madrid. Di conseguenza cambiano tutti gli scenari, e quindi non sappiamo se poi il Real proverà comunque a prendere Bastoni oppure si punteranno su altri nomi. Però ecco, la notizia che è circolata sia nella giornata di ieri sia pubblicata oggi da Tutto Sport sul quotidiano in edicola, è che Mourinho vorrebbe Bastoni. Occhio perché al Real potrebbe esserci qualche calciatore che potrebbe finire ai margini, che però interessa all'Inter, e Tutto Sport riporta il nome di Arda Güler. Allora, la mia sensazione è che l'Inter non abbia fretta di cedere Bastoni e quindi probabilmente non andrà neanche a cercare tante contropartite. Forse, ecco, rimarrà ferma su quel prezzo di 70 milioni. Se arriva quella cifra, è chiaro che è una cifra che va sempre valutata per un calciatore, per un difensore, comunque è una cifra importantissima, e io sono sempre del parere che se ben reinvestiti gli introiti possono aiutare a migliorare la squadra. Lo abbiamo visto per esempio nell'anno del triplete. Ovviamente sono arrivati dei campioni, però parte Ibrahimovic che era un pezzo da 90, però ecco, nell'affare arriva tu, poi l'Inter comunque quell'anno prese Snyder, prese Milito, prese Thiago Motta, Lucio, insomma creò una grandissima squadra nonostante la partenza importante. E questo secondo me si può applicare anche in contesti diversi, ovviamente facendo le dovute proporzioni, perché la parte fondamentale è sempre reinvestire bene, è sempre cercare, ecco, caratteristiche che servono, cercare il calciatore, cercare, perché no, a volte anche un'opportunità di un calciatore che sta per esplodere, che però abbia caratteristiche che si abbinino al modo di giocare. Quindi io sono del parere, ecco, che se dovessero arrivare davvero 70 milioni per Bastoni sarà giusto valutarli, poi però bisogna essere bravi a reinvestire quella cifra. Detto che ad oggi sono soltanto indiscrezioni giornalistiche, e la mia sensazione è che alla fine Bastoni rimarrà, che non arriverà quell'offerta così importante, però insomma era giusto per commentare una voce apparsa nella giornata di ieri. Concludo anche con questa storia di Roberto Saviano, perché è un po' l'ennesimo attacco all'Inter. Gli viene fatta una domanda: perché non parli dell'inchiesta Arbitropoli ribattezzata Silenziopoli? In realtà già, ecco, la domanda è molto provocatoria. La risposta del giornalista è: dalle notizie emerse sino ad ora l'Inter ne uscirebbe devastata. Voci di redazione sostengono che sia stato tentato tutto il possibile per fermare l'indagine. Pare non ci siano riusciti, vedremo e verificheremo nelle prossime settimane. Finché il calcio milanese non subirà veri processi non avremo un campionato sano. Ma la domanda è: il calcio nel più corrotto dei mondi potrà mai essere davvero sano? È l'ennesimo attacco all'Inter, e mi viene da dire un po' l'ennesimo attacco forse anche ingiustificato all'Inter, perché non è stata silenziata l'inchiesta. Dall'inchiesta uscivano sempre meno prove contro l'Inter, perché si era partiti da un qualcosa di enorme, quindi intercettazioni, l'Inter decideva le designazioni arbitrali. Poi man mano si è visto che nei fatti non venivano confermate quelle accuse, perché i doveri doveva essere un arbitro schermato, e invece lo abbiamo ritrovato come quello più designato nelle partite dell'Inter. Le intercettazioni di Schenone, e poi alla fine abbiamo scoperto, Rocchi parlava con un rappresentante dei vertici arbitrali, Schenone aveva contatti col mondo arbitrale. Che novità, è il club referee manager. Quindi su ogni accusa poi c'erano delle smentite, quindi i fatti portavano ad altro, non c'erano intercettazioni, non c'erano prove, e quindi è chiaro che poi è un'inchiesta che si sgonfia e finisce in un nulla di fatto. L'ennesimo attacco di Saviano, allora a cosa è dovuto? Perché io, come ho detto più volte, sono del parere che Saviano è una persona molto intelligente. Non parliamo di uno stupido sui social, non parliamo di un tifosotto al bar che deve attaccare l'Inter solo per partito preso. Perché secondo me arriva questo ennesimo attacco? Perché a volte si rischia di rimanere un po' vittime del proprio personaggio.
Quindi quando gli viene fatta quella domanda se Saviano sorvola oppure insomma si limita a riportare la realtà dei fatti, significa fare un po' un passo indietro, significa smentire ciò che lui sta sostenendo da tempo, che però poi non trova conferme nelle indagini. E allora cosa fa? Lui praticamente ingigantisce ancora di più, parla delle prossime settimane, quindi parla di un'inchiesta che potrebbe sconvolgere il calcio italiano, e poi aggiunge: finché il calcio milanese non subirà veri processi non avremo un campionato sano. E poi si dice: il calcio nel più corrotto dei mondi potrà mai davvero essere sano, e quindi già lascia quello spiraglio, perché dice: ok, nelle prossime settimane se dovesse emergere tutto l'Inter sarebbe rovinata, però ecco, servirebbe che il calcio milanese subisse davvero dei processi. Insomma, mi dà tanto quella sensazione di chi non vuole autosmentirsi, di chi non vuole essere smentito, e quindi prosegue sulla sua strada, lasciando la strada alternativa. Ok, non c'è un vero processo, non escono prove, è perché non viene fatto a dovere il processo, e quindi viene salvaguardata una squadra. Io, come dico sempre, se Saviano, col massimo rispetto, ha delle prove di quello che dice, perché per fare delle accuse del genere c'è bisogno di prove, non di qualcosa campato in aria, e allora che le presenti in procura. E poi a quel punto diventa difficile pensare che non si vada ad indagare su prove certe portate da una persona come Roberto Saviano, perché non è proprio l'ultimo arrivato nel portare delle prove, però ecco, il concetto è quello: se ci sono delle prove si va in procura o da chi di dovere, si mostrano quelle prove e si fanno partire i processi. Se non ci sono prove diventano calunnie, e significa che io sto infangando una squadra senza la prova, solo per una mia idea personale, e allora in quel caso viene smontato un po' tutto il teatrino che è stato costruito intorno all'Inter negli ultimi mesi. Concludiamo anche così. Aspetto le vostre considerazioni nei commenti, sia sui rinnovi, ecco, di Mkhitaryan e quello possibile di De Vrij, perché quelli sono rinnovi molto divisivi, ecco, entrambi. Partiamo, ecco, proprio da quello di Mkhitaryan, che ormai è quello certo, è un qualcosa che divide tantissimi tifosi, tra chi preferisce l'esperienza dell'armeno e quindi lo accetta come settimo centrocampista, e chi invece come me vorrebbe voltare pagina. Ovviamente, secondo voi anche la situazione Bastoni-Real Madrid, se è un qualcosa che può concretizzarsi, e se, ecco, cedereste Bastoni a 70 milioni, e perché no, anche mi piacerebbe leggere la vostra sull'ultimo attacco contro l'Inter. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto, e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.